L'androgeno è uno dei principali simboli alchemici. Lo riconosciamo di solito nella fase di congiunzio, cioè nella fase in cui gli opposti arrivano a unirsi. Tipicamente questi vengono raffigurati come il Sole e la Luna che si ricongiungono all'interno del crater, cioè all'interno del vaso utilizzato dall'alchimista per fare le sue elaborazioni. Abbiamo già detto nello scorso video che il processo alchemico non è un processo solamente chimico, non è un processo solamente da laboratorio che riguarda uno scienziato o un pseudoscienziato, ma piuttosto è un'attività di un sapiente che ha a che vedere con la sua componente fisica, con la componente materica del mondo e anche con la sua componente, possiamo dire, psichica, psicologica, della sua anima. L'androgeno diventa una metafora, appunto è un simbolo che ci indica la via rispetto alla perfezione, la via rispetto all'illuminazione. Ecco che quindi dobbiamo considerare la via del sapiente, la via dell'alchimista, come qualcosa che ha a che vedere di sicuro con l'eros e con qualcosa che ha a che vedere con l'unione degli opposti. Anche nel nostro linguaggio corrente spesso comprendiamo il fatto che in ognuno di noi c'è una parte maschile e una parte femminile. Ma che cosa significa di preciso e soprattutto che cosa c'entra con la teoria queer? Possiamo leggere il mito dell'androgeno all'interno del Simposio, dove Platone riesce a riferire questo racconto attraverso la bocca di Aristofane. Aristofane racconta che all'origine di tutto c'era l'androgeno, cioè un essere unico che aveva 2 teste, 2 cuori, 4 braccia, 4 gambe e 2 sessi. E c'erano degli androgeni che presentavano l'aspetto maschile e femminile, quindi 2 organi diversi, e c'erano degli altri esseri androgeni che invece avevano gli stessi sessi. Questi androgeni avevano una forma circolare e questo denota la loro perfezione, ed erano comunque devoti agli dei perché facevano anche dei sacrifici per gli dei. Gli dei quindi non potevano essere totalmente scontenti di questi esseri, tuttavia gli davano fastidio perché erano anche molto temerari, volevano andare al di là delle loro possibilità, tanto che erano così potenti da riuscire a scalare l'Olimpo. Quindi cosa fanno gli dei? Gli dei decidono di dividerli e di scagliare a loro una maledizione. Ma questa maledizione comporta un fatto epocale per questi esseri, perché cadono in depressione, non riescono più a congiungersi con la loro metà. E questi esseri, quindi divisi a metà, che provano e provano a congiungersi ma non riescono, finiscono per perdere qualunque altro desiderio e quindi non riescono più a sostenersi e a sostenere la loro vita. Non si alimentano più, non lavorano più, non producono più. Tentano costantemente e vanamente di unirsi senza mai riuscirci. Allora Zeus si impietosisce e invia a loro una contromaledizione, che è appunto Eros, questo desiderio che li spinge ad unirsi, ad trovare almeno un piccolo appagamento dall'unione dei loro genitali. E questo produrrà una nuova epoca per l'ex androgeno e quindi per l'umanità, che ha appunto ancora una piccola briciola di possibilità di unirsi alla sua metà. Cosa ci insegna il mito dell'androgeno? Il mito dell'androgeno ci insegna che noi non possiamo vivere solamente sotto la nostra pelle, ma abbiamo effettivamente, e lo sentiamo, la necessità di unirci con qualcos'altro, ma questa unione sarebbe molto limitata se noi la pensassimo solamente come l'unione genitale dei 2 sessi tra 2 anime che si devono incontrare.
Questa unione, questo desiderio di trasposizione della nostra relazione tra un me, un io soggettivo e l'oggettività esterna, cioè un altro, ce l'abbiamo anche con la natura. Per esempio il fatto che noi quando passeggiamo in un bosco abbiamo un sospiro di sollievo, quando invece per esempio sperimentiamo attraverso la danza la capacità di diventare qualcos'altro, quindi diventare un albero, oppure di diventare una nuvola, oppure di diventare un filo d'erba, oppure di diventare anche il nostro animale preferito, anche qui noi sperimentiamo qualcosa di magico. Questa capacità che noi abbiamo attraverso Eros, quindi attraverso questa forza, questo desiderio, questo impulso verso la vita e l'essere, e questo impulso ad andare oltre alla nostra cornice corporea e diventare altro, questo appunto è il senso del mito dell'androgino, se lo leggiamo dal punto di vista alchemico soprattutto. Ecco che appunto l'alchimia attraverso l'androgino e questo mito di un essere perfetto ci insegna che la nostra perfezione sta nella relazione con l'altro. Ecco che dobbiamo andare incontro alla vita, dobbiamo andare incontro all'altro, e il mito del simposio di Platone e allo stesso tempo la congiunzio che avviene tra il Sole e la Luna nel cratere dell'alchimista altro non sono che simboli che ci danno una via, che ci danno un'indicazione. Il fatto è che non può esistere un io senza un tu. Non può esistere un soggetto senza la partecipazione di tutto il resto. E questo ci riporta sempre più indietro alle cosmogonie. In ogni cosmogonia, se noi andiamo a vedere indietro, le prime divinità sono queer, sono profondamente unite, sono androgine, sono integrate e quindi perfette. Quindi non sono divise negli opposti, ma la divisione degli opposti è qualcosa che di solito segue sempre l'inizio del tempo, l'inizio dello spazio, l'inizio del mondo così come noi lo conosciamo. E quindi più ci avviciniamo a un'immagine originaria e primigenia di Dio o di una potenza iniziale che comprende in sé tutto quello che è l'universo, più ci avviciniamo quindi all'illuminazione, più ci avviciniamo all'inizio di tutto, più ci avviciniamo all'origine delle cose, più ci avviciniamo volendo anche a Dio oppure al percorso alchemico di perfezionamento della materia e dello spirito, e più incontriamo l'androgino. Motivo per cui mi è particolarmente caro in questo video unire il mito dell'androgino sia nell'alchimia, sia nel simposio di Platone, sia all'interno della teoria queer, perché ognuno di questi frammenti narrativi ci racconta la stessa cosa. E quindi la cosa che io consiglio sempre durante le mie lezioni è quello di staccarci per un momento dai limiti del dualismo e quindi imparare a integrare le cose, imparare a integrare prima di tutto gli opposti che sono dentro ognuno di noi, e poi imparare a integrare anche quei conflitti che nascono dagli opposti che vengono a crearsi tra noi e il nostro ambiente. Tutta questa teoria, tutte queste narrazioni, tutti questi simboli non sono avulsi dalla nostra vita quotidiana, ma ci possono aiutare a trovare l'illuminazione anche in ogni piccolo momento, in ogni nostro gesto. Ecco che ogni cosa che di cui noi abbiamo la capacità di distinguere diventa ancora più interessante se riusciamo anche a integrarla e non solamente o meramente tenerla distinta. Iscriviti al mio canale YouTube per seguire tutte le puntate del mio progetto